Ma che ci avranno sti Rolex che piacciono tanto? Piacciono, c'è poco da fare, inutile discuterne. Piacciono perché fanno hype, perché sono introvabili, perché dietro tutto questo naturalmente c'è anche un'ottima strategia di marketing, ma ancora prima del marketing di sicuro c'è un nome che ha fatto dell'affidabilità ma anche dell'iconicità di alcuni modelli il suo punto di forza a partire dagli anni 30 e 40, inutile negarlo. È chiaro, Rolex è diventata moda ad un certo punto, è diventato status, ma questo non toglie che i propri modelli hanno fatto la storia dell'orologeria moderna sportiva. A parte questo però c'è tutto un fenomeno dietro Rolex e dietro il collezionismo di Rolex che riguarda gli orologi verdi, perché ad un certo punto Rolex ha immesso sul mercato dei colori che hanno origine sin dagli anni 70, come abbiamo detto in un precedente video, con gli Stella Dial, i Day-Date in oro giallo e in oro bianco, che però avevano dei quadranti colorati, laccati, prodotti dalla società Stella SA, che rese celebri questi modelli. Ma questa è tutta un'altra storia, perché in questa nuova puntata qui su Tocco voglio parlarvi, assieme al nostro sponsor WeWatches.com, che mette a disposizione le sue metriche ufficiali e ci permette di registrare questo e altri video. Insomma, voglio parlarvi di Rolex verdi e lo faccio con al polso un Cartier d'argento da 32 mm. Ne parliamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di continuare, siamo a 15.000 iscritti, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Puntiamo ai 20.000 iscritti e lo possiamo fare soltanto grazie al vostro aiuto. Iscriversi è gratuito, quindi vi chiedo di farlo, ci date una grande mano a crescere. Grazie e torniamo al nostro Rolex verde. Il Cartier d'argento da 32 mm che ho al polso non c'entra nulla con la nostra storia, che invece riguarda i Rolex professionali, in particolare i Submariner, a partire dal 5 cifre per poi arrivare ai 6 cifre e agli ultimi 126 con ghiera ceramica di colore verde. Sì, perché come tutti sanno Rolex ci ha abituati ad un tipo di collezionismo un po' particolare, un po' fanatico se vogliamo, che rivolge gran parte della sua attenzione su piccole particolarità che magari in tanti altri orologi sono addirittura considerati dei difetti. Non in tutti gli orologi però, perché questo non è un fenomeno esclusivo Rolex in realtà, ma ad esempio lo possiamo trovare con molti orologi Omega, con molti orologi Patek Philippe o Audemars Piguet, in generale comunque con tutti quegli orologi che hanno un mercato molto florido e che non è soltanto quello Rolex. Eppure quando nel 2003 viene presentato il primo Submariner 16610 LV, quindi con lunetta verde, non era apprezzato da nessuno. Era un orologio che si trovava a pochi soldi, comunque con forti sconti, e nonostante questo era comunque difficile venderli, e queste sono testimonianze di chi questo mondo dell'orologeria lo conosce da tanti anni. Eppure quello stesso orologio, quella prima serie che poi viene individuata dal seriale Y e dal seriale F basso, quindi diciamo tutto il seriale Y e gli F0 più o meno, insomma numeri molto bassi per il seriale che cominciava con la lettera F, veniva denominato Fat 4, ovvero 4 grasso, anche se in realtà il termine è anglofono e deriva da Flat 4, ovvero 4 piatto, perché il 4 del numero 40 presente sulla lunetta di questo orologio era tagliato, quindi non a punta come i classici Submariner più recenti, ma appunto con il vertice del 4 piatto, come in realtà era già presente su altri inserti di altre referenze di Submariner più risalenti nel tempo, più vecchie. Nessuna novità in particolare, però ci fu una combinazione di fattori, e cioè il fatto che questo orologio, questo Submariner, questo Fat 4, veniva realizzato per il cinquantenario del Submariner che nasceva nel 1953, e nel 2003 Rolex volle omaggiare la referenza con un inserto del tutto inedito di colore verde come il colore della Rolex, il colore aziendale. E a quel punto, quando iniziarono i collezionisti ad accorgersi che si trattava effettivamente di una referenza particolare, iniziarono anche a dedicare maggiore attenzione a questa referenza, che poi pian piano nel corso del tempo è cresciuta moltissimo di valore, soprattutto per quelle
prime referenze per quei primi seriali Y ed F che presentavano appunto il Fat 4 sull'inserto. Referenze che hanno raggiunto quotazioni molto alte, come possiamo vedere sul sito di wewatches.com, arrivando anche a 40.000 euro come quotazione sul mercato dell'usato o comunque del collezionismo. E vi invito ad andare a vedere il sito di wewatches.com e ad iscrivervi, è del tutto gratuito ed è una raccolta di tante referenze non soltanto da un punto di vista del mercato, analizzandolo attraverso dei grafici ben studiati che vengono anche divisi tra prezzi di listino, prezzi di retail, ma anche tra le varie referenze, come potete vedere anche nel grafico di questo Kermit prima serie, ma è anche una enciclopedia che spiega tecnicamente i vari mark, le varie differenze, le varie peculiarità di ogni referenza. Quindi è gratuito, visitatelo, iscrivetevi, wewatches.com. Insomma, questo Kermit, questo Submariner 5 cifre 16610 LV diede il via ad una serie di Submariner verdi ai quali poi siamo stati abituati anche nella storia recente, perché dopo il 5 cifre venne introdotto il 6 cifre con ghiera in ceramica, questa volta però con il quadrante anch'esso verde, una particolarità che al momento è anche l'unica in tutta la storia dei Submariner di Rolex. E io credo che da un punto di vista collezionistico possa effettivamente essere una particolarità apprezzata, soprattutto se non verrà replicata con le prossime referenze ed effettivamente oggi è fuori produzione. Da ultimo, anche grazie all'esplosione del mercato degli ultimi mesi o comunque degli ultimi 2 anni, i collezionisti paiono essersi accorti effettivamente di questa particolarità, portando questo orologio che all'inizio non voleva nessuno, ma non voleva nessuno, peggio del Kermit nel 2003, tant'è che si trovava con forti sconti sul listino, ma portandolo poi fino a qualche mese fa a cifre molto alte, vicine ai 30.000 euro, come potete vedere dai grafici. Una attenzione da parte del collezionismo che io sinceramente ritengo giustificata, un po' perché si tratta di un orologio particolare, si tratta di un orologio che riprende quello che è stato il 50° anniversario del Submariner, festeggiato nel 2003 già con il Kermit per l'appunto, ma anche un unicum assoluto nella storia dei Submariner. Insomma, quello è l'unico Submariner di Rolex tutto verde e probabilmente sarà anche l'ultimo esemplare di quel tipo, almeno per i prossimi anni, anche perché appunto è uscito fuori di produzione ed è stato sostituito nel 2020 con il suo nuovo successore, i nuovi Submariner da 41 mm con referenza 126-610 LV e con quadrante nero, andando a riprendere quelli che erano gli stilemi del Kermit presentato nel 2003, il 5 cifre, insomma, con lunetta in alluminio, questa volta con lunetta verde in ceramica. E a questo punto l'Hulk è l'unico Submariner di Rolex quadrante verde. Naturalmente, anche come ci si aspettava a causa di quello che era il mercato nel momento in cui è stato presentato nel 2020, questo nuovo Kermit in ceramica, denominato Starbucks per via dei suoi colori molto simili al logo di Starbucks, non che il Kermit fosse differente, però insomma i collezionisti amano trovare dei nomignoli per questi orologi, fu da subito proposto sul mercato al doppio del listino di Rolex e, a differenza dei 2 Submariner verdi precedenti che non voleva nessuno, questo non è mai sceso al listino e ancora oggi a quotazioni molto alte che sinceramente in questo caso invece non giustifico affatto, come non giustifico i prezzi altissimi dei Rolex moderni. È vero, c'è una specie di rarità forzata, voluta, costruita attorno a questi nuovi moderni di Rolex, semplicemente perché i concessionari ne ricevono pochi e ne vendono ancora di meno o comunque ne vendono soltanto a pochi clienti selezionati, e quindi quei pochi che arrivano e che vengono venduti e che poi vengono immessi sul mercato parallelo, sul mercato grigio dei reseller, naturalmente vengono venduti a prezzi maggiorati, a prezzi più alti, ma in questo caso appunto non ritengo che si tratti di collezionismo, ma semplicemente di una costruzione artificiale di un mercato che poi, come abbiamo visto, ha iniziato a sgonfiarsi e sicuramente nei prossimi mesi continuerà a calare. C'è anche da dire che da quando Rolex ha presentato l'Hulk in particolare, il Submariner 6 cifre ceramica tutto verde,
Ha anche un po' lanciato la moda di questi orologi verdi, che poi è stata seguita praticamente da tutte le maison. Tutte le maison oggi hanno a listini bassi o altissimi, come per esempio Patek con il Nautilus, orologi verdi, Audemars Piguet con il Royal Oak, Longines con il suo Hydro Conquest, Oris e così via. Insomma, Rolex indubbiamente ha lanciato la moda, eppure quello era semplicemente il colore di Rolex, insomma, non voleva, immagino, essere una moda su un orologio, ma semplicemente un omaggio alla propria storia, alla storia di Rolex, che però ha lanciato una moda in realtà molto apprezzata. Io personalmente sono un amante degli orologi verdi, che si sposano sicuramente con uno stile sportivo, come sono sportivi alcuni orologi in verde, a partire dal Submariner di Rolex fino ad arrivare per esempio al Longines di Hydro Conquest, al Monaco di Tag Heuer e così via. Insomma, gli orologi verdi così lanciati e presentati da Rolex hanno sicuramente fatto scalpore, sono piaciuti e tante altre maison hanno preso esempio per presentare a loro volta degli orologi verdi che sono sicuramente ben voluti dagli appassionati e dai collezionisti. Nel caso di Rolex si tratta tuttavia di qualcosa in più, semplicemente perché quel verde, soprattutto nel Submariner, è un verde dedicato al 50° anniversario di questa referenza, di questo particolare modello presentato da Rolex nel 1953. Personalmente ho avuto in collezione tutte e tre le referenze, le ho avute e non le ho più, perché per quanto mi siano piaciuti da sempre gli orologi verdi, ritengo che tutti e tre abbiano almeno un difetto. Il 5 cifre, il primo Kermit, ha il difetto di essere un ibrido, almeno sempre secondo la mia modestissima opinione, anche perché è amatissimo da tanti altri collezionisti. Per me però rimane un ibrido che da un punto di vista collezionistico sicuramente è molto interessante, ma che è anche difficile da utilizzare, e non sono il tipo che lascia gli orologi in cassetta, ma mi piace utilizzarli. Ed è un ibrido perché le prime serie, i primi Fat 4, non possono essere utilizzati, perché se rovini la ghiera puoi piangere in aramaico, ma te la devi ricomprare da reseller con un prezzo che oscilla attorno ai 5.000 euro. Rolex infatti, se tu volessi cambiare l'inserto della ghiera con un Fat 4, non ha più quegli inserti, ma ne monterà uno di fornitura, chiaramente perdendo qualsiasi tipo di valore collezionistico e perdendo la coevità dell'orologio. Gli altri invece, per quanto belli, sono un po' particolari perché hanno il maxi dial. Il Kermit, il 5 cifre di Rolex, infatti è un Submariner che anticipava gli indici più larghi che si trovano sui Submariner ceramica, a differenza invece dei classici Submariner Zaffiro 5 cifre che avevano gli indici a bicchierini più piccoli di quelli che invece sono oggi. Il Kermit aveva già gli indici più grandi che personalmente su un 5 cifre apprezzo poco. Poi è arrivato l'Hulk, sono sempre stato innamoratissimo dell'Hulk, l'ho avuto più volte, lo comprai anche con sconto in concessionario per un orologio molto particolare. Si fa amare ma si fa anche odiare dopo un paio di giorni a polso, perché è molto appariscente e molto particolare, sotto la luce del sole spara un verde smeraldo molto vistoso, mentre al buio con poca luce quel quadrante diventa nero. Sicuramente eclettico, però anche molto difficile da indossare e stanca facilmente. Il nuovo ceramica potrebbe effettivamente essere il giusto compromesso tra il 5 cifre e tra l'Hulk, però anche lui ha un problema, e cioè quella ghiera in ceramica sembra quasi di plastica, è poco preziosa, è poco seria, è poco Rolex se vogliamo, sembra qualcosa posticcio applicato all'orologio, appunto sembra davvero un pezzo di plastica con un colore forse un po' troppo acceso rispetto a quello che dovrebbe essere un professionale. Anche in questo caso naturalmente si tratta di gusti, anche in questo caso bisogna prendere quel Submariner sapendo che è un pezzo da collezione e non il Submariner per eccellenza di Rolex che normalmente è tutto nero. Però assieme agli altri due è un orologio che, per quanto possa reputarlo bello e con un importante valore collezionistico, rimane un orologio difficile da indossare e a questo punto anche difficile da avere in collezione. Certo è che tra tutte queste referenze e tra i primi seriali del Kermit, le uniche due che ritengo davvero collezionabili sono i primi seriali del Kermit 50° anniversario Y ed F,
Fate 4, semplicemente per una questione di rarità di quello inserto, e l'Hulk perché è un unicum in assoluto in Rolex, il primo e forse l'ultimo Submariner tutto verde, che fra qualche anno di sicuro potrà essere molto ambito dai collezionisti. Insomma, Rolex come al solito non si smentisce, qualsiasi cosa faccia viene apprezzata, viene amata. Ha presentato recentemente il Sidweller Deep Sea Challenge da 50 mm con uno spessore di 23 mm e ho visto forse un po' troppe poche critiche rispetto a quello che è questo orologio, un po' troppo particolare per essere messo a catalogo. Comunque questa è tutta un'altra storia. Nei commenti naturalmente vorrei sapere che cosa pensate di questi Submariner di Rolex verdi, qual è il vostro preferito e anche che valore collezionistico riteniate che abbiano. Ne parliamo assieme come sempre. Vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata qui nella nostra stanza degli orologi. Ci vediamo in un prossimo video qui su TOC. Ciao!